Sentite qui, automazione dei punti prelievo per aumentare efficienza e sicurezza nella preparazione dei campioni biologici. Quante ne so? E tra poco ne sapremo anche di più, ma prima vi presento il nostro ospite. Con noi c'è Vittorio Trifari, benvenuto. Ciao Katia, buonasera. Grazie di essere qui con noi. Con te parliamo di Robosan e partiamo proprio dall'inizio. Chi siete e che cosa fate? Allora, Robosan è una startup innovativa e spin-off accademico dell'Università di Napoli Federico II. Diciamo che noi abbiamo l'obiettivo di diventare un punto di riferimento internazionale per l'automazione del punto prelievo del futuro. Sostanzialmente, da dove siamo partiti? Si spendono milioni per fare macchinari molto sofisticati che fanno analisi in tempi molto rapidi, molto accurate, però se noi da fuori portiamo qualche campione o qualche problema, qualche non conformità, l'output può essere sempre affetto da un rischio di errore. Se pensiamo infatti che oltre 22 miliardi sono i campioni di sangue che vengono analizzati in Europa e Stati Uniti ogni anno e di questi oltre 660 milioni sono affetti a non conformità, questi sono dei costi tra 150 e 200 euro per singolo errore per il sistema sanitario e per le aziende private, ma sostanzialmente sono delle inefficienze, dei rischi che andiamo incontro. Quindi noi che cosa abbiamo cercato di fare? Spostare l'automazione anche fuori dal punto prelievo, quindi c'è un interesse per portare fuori nei singoli punti prelievo l'automazione di tutti i processi. E lo facciamo con una piattaforma robotica che automatizza tutte le fasi, dal post prelievo fino alla spedizione dei campioni nei laboratori. Perché questo settore? Ce ne sono tanti più semplici, avete scelto quello piuttosto complicato. Diciamo che è un'opportunità. È un'opportunità perché ovviamente non è un settore altamente presidiato in questo momento, ma soprattutto perché post-Covid c'è un grande interesse, c'è un rinnovato interesse verso l'introduzione di automazione in questi punti prelievo, quindi dislocata dal laboratorio centrale, e non per ultimo aggiungere tracciabilità e automazione in questi settori e aumentare la qualità anche per il paziente, che non dovrà fondamentalmente ritornare a fare dei test nel caso in cui una non conformità venga rilevata solo a valle nel processo, ma se viene rilevata a monte ovviamente è molto meglio, quindi è un'opportunità per noi. Allora, abbiamo raccontato fino a qui una panoramica generale di tutto. Cominciamo ad entrare un pochino più nello specifico e allora ti chiedo di parlarci un pochino di più di questo prodotto e di quelli che sono anche i campi di applicazione. Sì, allora la nostra è una piattaforma che deve supportare sostanzialmente i fornitori di servizi diagnostici, quindi laboratori privati, ospedali, cliniche private, in fare che cosa? In automatizzare, come dicevo, tutta la fase di preparazione dei campioni biologici. Quindi noi facciamo, dopo il prelievo, quindi quando le provette di sangue, di urine, di qualunque tipo di campione arrivano nella nostra macchina, noi effettuiamo prima dei controlli di tracciamenti sulla provetta, dopodiché andiamo a fare uno smistamento e una classificazione sulla base delle necessità del laboratorio, per esempio dividiamo le centrifughe dai campioni da non centrifugare, dopodiché facciamo una sanificazione esterna sia delle provette che dei contenitori che le dovranno trasportare, per garantire sterilità, e poi facciamo il confezionamento, cioè tutto quello che serve per rendere il campione idoneo alla spedizione verso il laboratorio. Quando immaginiamo macchinari di un certo tipo, automaticamente il senso pratico ci pone una domanda: quanto spazio serve? Perché ci sono realtà che hanno spazi molto ridotti e allora in quel caso come potete intervenire? C'è una soluzione? Sì, tu hai ragione, ovviamente l'automazione è sempre associata a un concetto di grandi dimensioni, di elementi grossi. E lo dimostrano le grandi catene utilizzate nei laboratori. Noi stiamo lavorando molto intensamente per stressare due concetti. Uno è la modularità, quindi la possibilità di dividere la nostra piattaforma robotica in più pezzi sinergici fra di loro. Dall'altra il concetto di adattabilità, quindi una versione freestand, quindi che possa essere a libera installazione, piuttosto che una versione da scrivania. Per semplificare poi anche la vita al cliente finale, oltre che a noi nel fare i sopralluoghi, abbiamo sviluppato anche una piccola applicazione in realtà aumentata per valutare il grado di installabilità di quella particolare configurazione direttamente nel laboratorio del cliente. E adesso una domanda scomoda, perché sennò così è troppo facile. Parliamo dei competitor. Ecco, voi come vi confrontate con loro? Allora, sostanzialmente il principale competitor ad oggi sono le operazioni manuali che si svolgono nei centri diagnostici e negli ospedali, e parziali soluzioni di automazione proposte da piccole e medie imprese nazionali e internazionali, ma anche i grossi player, i colossi dell'automazione dal laboratorio. Ovviamente sarebbe un confronto impari che una startup così piccola parte e vuole fare concorrenza diretta. Noi stiamo lavorando più per andare a presidiare un piccolo pezzo al momento della filiera del processo analitico, pre-analitico in questo caso, per poter andare a essere sinergici quanto più complementari possibili con queste soluzioni di automazione parziale. Questo ovviamente sia in ottica strategica, ma anche in ottica di potenziale futura exit, laddove riuscissimo a intercettare l'interesse di questi grandi colossi.
Brevetto, ce n'è uno attuale, ma voi avete anche già una strategia per i brevetti futuri. Si può dire qualcosa? Sì, assolutamente. Allora, ad oggi abbiamo un brevetto italiano concesso in Italia e una sua estensione a livello internazionale, per la quale siamo ora in corso con le fasi nazionali in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, India e Singapore. Sono, diciamo, i mercati più interessanti per noi. Ovviamente la proprietà intellettuale non si ferma ovviamente a questo primo dispositivo, ma stiamo cercando di insistere molto su quelli che sono piccoli moduli a grande valore aggiunto che poi determineranno nuove applicazioni per proprietà intellettuale, quindi nuovi brevetti, e che possano mano a mano espandere il nostro presidio dell'automazione preanalitica sempre di più. Quello è l'obiettivo. Il vostro mercato di riferimento qual è? Voi avete un target ben preciso? Sì, noi siamo una realtà che opererà, che non siamo ancora sul mercato in ottica business to business, e diciamo il nostro principale target, come dicevo, sono ospedali, centri diagnostici, cliniche, ce ne sono più di 80.000 nel mondo, però per perseguire un obiettivo di rapida scalabilità abbiamo deciso di intercettare fin da subito le grandi aziende private che operano grandi network di laboratori. Ad esempio Synlab in Europa, Serba Healthcare sempre in Europa, Quest Diagnostics in America, insomma vari nomi di questi grossi colossi. Ovviamente è facile scalare con loro perché sono multinazionali, però non guardiamo ovviamente male il concetto degli ospedali così come della sanità pubblica, e in particolare ad oggi abbiamo in corso un progetto nell'ambito del PNRR con il programma NODES, Nord-Ovest Sostenibile, e stiamo cercando proprio di adattare i bisogni del nostro dispositivo a quelle che sono le peculiarità del settore ospedaliero e che possono essere insomma le più disparate e magari anche necessitare di spacchettare alcuni elementi della nostra macchina, quindi stiamo lavorando in tal senso. Non per ultima la strategia verso l'automazione che esca fuori addirittura dal punto prelievo e arrivi addirittura a casa delle persone, e quindi lavorare su un concetto di piccoli elementi a grande valore aggiunto, come dicevo prima, che possono arrivare a garantire la qualità fino anche al prelievo a domicilio, che ad oggi è circa il 30% del fatturato di alcune aziende private, insomma, non posso fare i nomi però, italiane. Ti fermo qui allora. Tra l'altro, non so se anche voi a casa ve ne siete accorti, in un po' tutto il tuo racconto fino a qui hai sempre usato il plurale, perché il team è importantissimo in tutto questo progetto. Parliamone un pochino. Sì, assolutamente. Diciamo l'idea è nata un po' per caso, perché io stavo a casa durante il lockdown, ho telefonato a amici e colleghi di altre branche, sempre alla Federico II nell'ambito della ricerca, e abbiamo deciso di creare questo gruppo che mettesse a fattor comune le proprie skill, no? Sul tema del Covid in primis. Ovviamente abbiamo scoperto da lì c'era ben altro, molto più da poter esplorare, quindi poi ci siamo spostati su concetti di qualità, sicurezza di tutta la fase pre-analitica. Però a me piace parlare proprio di Robosan come una famiglia. Noi siamo una startup del sud di Napoli e fondamentalmente abbiamo creato e stiamo cercando di creare sul modello Silicon Valley. Noi siamo stati anche in Silicon Valley a vedere un poco col programma Innovit come funzionasse l'estero e soprattutto gli Stati Uniti, e cercare di creare un clima appunto piacevole per le persone, di crescita, che appunto essendo al sud possa trattenere persone ma anche attrarre talenti in un'ottica trasversale, meritocratica, ma soprattutto connessa come quella della Silicon Valley sostanzialmente. Dove siete oggi? Chiudiamo così con il focus sul dove siete oggi e sul dove vi immaginate fra un po' di tempo, quindi come pensate di impostarlo questo futuro? Allora, ad oggi noi abbiamo raccolto 1,2 milioni circa tra incentivi statali, fondamentalmente aiuti pubblici e equity, quindi abbiamo degli investitori, in particolare RoboIt e Pariter Partners, che ci supportano sulle verticali insomma, del nostro sviluppo. L'obiettivo qual è? Ovviamente con questi fondi stiamo realizzando un primo POC, andremo a industrializzare, certificare sia l'azienda ISO 13485 già ottenuta, sia il prodotto atteso per settembre, con l'obiettivo di arrivare sul mercato verso l'inizio del 2025. Ovviamente la roadmap è più lunga, quindi stiamo guardando un po' più avanti, e quindi per supportare produzione, costi di produzione che non saranno banali, personale, altre certificazioni, più altra proprietà intellettuale, ne parlavamo prima, noi pianifichiamo da fine 2024 di raccogliere poi a metà 2025 un nuovo round di investimento, e quindi innanzitutto grazie per l'opportunità, perché è una importante vetrina per noi qualora qualche investitore medtech o deep tech fosse interessato a approfondire. E l'obiettivo ovviamente è una prima crescita iniziale in Europa con penetrazione ancora maggiore nel mercato italiano per il 2027. Grazie a te di essere stato qui con noi invece. Grazie Katia, grazie mille. Io ringrazio Vittorio Trifari di essere stato con noi, buon lavoro e buon tutto, e grazie di averci raccontato la realtà di Robosan. Grazie a te, grazie. A presto.
Qui su Startupper, come sempre, tantissima innovazione.